Benvenuti, anime inquiete che navigate nel mare in tempesta delle passioni turche, bentornati nel vostro porto sicuro, l'unico luogo dove le maschere cadono e i cuori vengono messi a nudo. Siete su Gossip alla turca. Questa sera, l'aria che respiriamo è carica di elettricità statica, quella che precede l'arrivo di un uragano devastante. Se pensavate che la saga tra Hande Erçel e Kerem Bürsin fosse finita, relegata agli archivi della nostalgia, preparatevi a essere smentiti nel modo più brutale e affascinante possibile. Un evento inaspettato, un incrocio di sguardi durante una notte di beneficenza, ha scatenato una reazione a catena che sta facendo tremare l'intero Star System di Istanbul. Non parleremo di semplici pettegolezzi, ma di un confronto diretto, di parole taglienti come lame e di una verità che nessuno aveva mai osato pronunciare ad alta voce fino ad ora. Prima di immergerci in questo abisso di sentimenti non risolti, vi chiedo un gesto che per noi vale oro. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per non perdere neanche un secondo di questa storia e, se volete sostenere il nostro lavoro di indagine e accedere a contenuti riservati, cliccate con forza sul tasto Abbonati. Il vostro supporto è la nostra forza. Un like è un abbraccio, un commento è la vostra voce. Siete pronti a scoprire cosa ha detto Hande alla nuova compagna di Kerem? Mettetevi comodi, si comincia. Cari amici di Gossip alla turca, immaginate una serata scintillante, dove il lusso e l'eleganza dovrebbero farla da padroni, dove i sorrisi sono studiati a tavolino e le strette di mano sono coreografie perfette. Eppure, in mezzo a questo teatro delle apparenze, un vulcano, rimasto dormiente per troppo tempo, ha deciso di eruttare con una potenza inaudita. L'atmosfera nel mondo dello spettacolo turco si è incendiata con una forza inaspettata quando sono trapelati i dettagli di un incontro esplosivo. Hande Erçel, la regina indiscussa dei nostri cuori, ha affrontato, direttamente, senza filtri e con una freddezza glaciale, la nuova partner di Kerem Bürsin. Non è stata una scenata di gelosia adolescenziale, né un capriccio da diva. È stato un avvertimento, una sentenza inappellabile che ha tracciato una linea sulla sabbia che nessuno dovrebbe osare oltrepassare. La frase che Hande avrebbe pronunciato, secondo fonti attendibili presenti all'evento, sta già facendo il giro di tutti i salotti televisivi e delle redazioni giornalistiche, risuonando come un eco ineluttabile: o lo lasci tu, o affronterai qualcosa che non puoi gestire. Ma cosa ha portato Hande a reagire con tale intensità? Cosa sa lei che il resto del mondo ignora? E perché, dopo tutto questo tempo passato in vite separate, i sentimenti tra Hande e Kerem sembrano rimanere lì, in uno stato di quiescenza, pronti a esplodere al minimo contatto? Tutto ha avuto inizio in quella che doveva essere una tranquilla serata di beneficenza. Testimoni oculari descrivono l'atmosfera al momento dell'arrivo di Kerem, mano nella mano con la sua nuova compagna, come carica, tesa, elettrica. Si dice che Hande, solitamente maestra nell'arte del controllo emotivo, non sia riuscita a nascondere un'espressione mista di sorpresa e profondo fastidio nel vederli entrare. Sebbene abbia mantenuto una compostezza regale di fronte ai flash impietosi dei fotografi, le fonti ci assicurano che dentro di lei si stava scatenando una tempesta perfetta. Alla fine della serata, lontano dagli occhi indiscreti degli obiettivi, Hande avrebbe chiesto di parlare 2 minuti in privato con la giovane donna che accompagnava Kerem. 2 minuti, 120 secondi che si sono trasformati in una conversazione destinata a entrare nella storia moderna del gossip turco. L'avvertimento è stato fermo, diretto, intriso di una verità che brucia. Secondo diverse gole profonde, Hande non ha alzato la voce. Non ha fatto scenate isteriche. Al contrario. È rimasta calma, elegante, sicura di sé, ma letale nella sua franchezza. Conosco Kerem meglio di chiunque altro, avrebbe esordito Hande, fissando la rivale negli occhi. So cosa prova, so cosa sta evitando e so cosa sta cercando di nascondere a se stesso e al mondo. Non farti troppe illusioni. La nuova fidanzata, colta di sorpresa e visibilmente scossa, ha tentato di replicare, forse cercando di difendere la legittimità della sua relazione, ma Hande l'ha interrotta con un tono morbido. Troppo morbido per la violenza del concetto che stava per esprimere: lui non è con te. Lui sta scappando. Lo capirai col tempo.
Ma se continui a nutrire questa bugia, ti farai solo del male. O lo lasci ora, o dovrai convivere con quello che lui non ha ancora il coraggio di dirti. Immaginate la scena, la giovane donna, pietrificata, incapace di reagire di fronte a tanta sicurezza. Ande, secondo chi ha assistito a parte della scena da lontano, si è poi voltata, ha fatto un respiro profondo e ha lasciato la stanza a testa alta, ma con gli occhi lucidi, brillanti come se avesse appena attraversato un uragano emotivo e ne fosse uscita viva per miracolo. Perché questa reazione? Esperti del linguaggio del corpo e fan devoti stanno analizzando le azioni di entrambi gli attori da settimane. Sebbene Ande e Kerem siano ufficialmente separati da tempo, le loro recenti interazioni a distanza, gli sguardi lanciati durante servizi fotografici incrociati, i messaggi ambigui sui social media e i lunghi silenzi hanno alimentato la teoria che esista ancora un legame indissolubile tra loro. Un'amica intima dell'attrice ha affermato con certezza: Ande sa perfettamente che Kerem non ha superato quello che c'era tra loro. E nemmeno lei. Ed è questo il tassello che fa andare tutto al suo posto. L'avvertimento di Ande non sarebbe stato un attacco gratuito mosso dall'invidia, ma una sorta di tentativo disperato, forse persino altruistico nel suo contorto modo, di proteggere qualcuno che potrebbe finire stritolato da un amore che non è mai stato suo. Ma veniamo alla vittima collaterale di questo scontro tra titani, la nuova fidanzata. Quello che è successo dopo l'evento è forse ancora più scioccante. Visibilmente sconvolta, la giovane ha lasciato la stanza con un misto di confusione, paura e un dubbio atroce che l'avrebbe perseguitata per tutta la notte. E se Ande avesse detto la verità? Secondo i testimoni, la ragazza, il cui nome è stato mantenuto riservato per pietà o per discrezione, è uscita dal bagno con gli occhi arrossati dalle lacrime e le mani tremanti. Non c'erano urla, non c'era teatro, ma il suo volto tradiva tutto ciò che cercava di nascondere. Dolore, insicurezza e la profonda paura di essere solo una comparsa in una storia che appartiene ad altri. Un'amica della ragazza ha rivelato dettagli ancora più strazianti. Quando è tornata a casa, continuava a ripetere: perché mi ha detto questo? Cosa sa lei che io non so? Cosa provo io davvero per lui e lui per me? Era come se qualcuno avesse improvvisamente spento tutta la fiducia che aveva costruito. Perché l'avvertimento di Ande non era una minaccia vuota. Era una sentenza basata su qualcosa che tutti percepiscono, ma che nessuno osa dire. Kerem Bürsin è ancora emotivamente connesso a Hande Erçel. E la fidanzata lo ha sentito. Non aveva bisogno di prove forensi. Non aveva bisogno di spiegazioni logiche. Il tono di voce di Hande, carico di una conoscenza intima e dolorosa, diceva tutto. E Kerem? L'uomo al centro della tempesta, il pomo della discordia? La sua reazione è stata un silenzio assordante che ha confermato ciò che tutti sospettavano. Ore dopo che la notizia aveva iniziato a circolare, Kerem è stato visto per la prima volta. Non ha detto una parola, ma il suo volto era un libro aperto, serio, a disagio, quasi disturbato. Molti interpretano quel silenzio come una conferma tacita. Sapeva che c'era ancora qualcosa in sospeso con Hande, e sapeva che lei aveva ragione. Altri vanno ancora oltre nell'analisi psicologica. Dicono che lo sguardo vuoto di Kerem fosse quello di un uomo che sa che qualcuno sta pronunciando una verità che lui stesso non ha il coraggio di ammettere. Secondo fonti anonime, Kerem non è veramente coinvolto emotivamente con la sua nuova partner. Sta cercando di andare avanti, sta cercando di forzarsi a provare qualcosa che non c'è, fuggendo da un amore che lo ha segnato nel profondo e che ancora oggi, o così dicono, è più vivo che mai. La scena finale di questa notte drammatica vede Kerem salire in macchina alla fine del gala. Non ha sorriso ai fan, non ha salutato, non ha parlato. 5 secondi di riprese sono bastati agli analisti per concludere ciò che molti sospettavano: era devastato. Ha sbattuto la portiera con una violenza inusuale. Si è portato le mani al volto, coprendosi gli occhi. Ha fatto un respiro profondo, come se gli mancasse l'aria. Quel gesto è diventato virale sui social media, interpretato immediatamente come il simbolo del suo tumulto interiore. Un membro del suo staff, seduto sui sedili posteriori, avrebbe condiviso una frase appena udibile che Kerem avrebbe mormorato nel buio dell'abitacolo:
Perché deve avere sempre ragione lei? I fan sono esplosi. Questo non sembra più un triangolo amoroso, ma una guerra emotiva, scrivono su Twitter. I social media sono inondati di teorie, meme, video editati con musiche tristi, speculazioni e persino analisi psicologiche dell'avvertimento di Ande. Un commento in particolare ha catturato l'attenzione di tutti: se una donna parla così, è perché sa che lui è ancora emotivamente suo. Altri, più drammatici, hanno affermato: Ande non ha mai perso Kerem. Gli ha solo dato il tempo di rendersene conto. Il paese intero sembra diviso in fazioni. Ci sono quelli che supportano la nuova fidanzata, vedendola come una vittima innocente della gelosia di una ex ingombrante. Ci sono quelli che accusano Ande di arroganza. E poi c'è la vasta maggioranza, quelli che insistono sul fatto che Ande ha semplicemente detto ad alta voce ciò che tutti sapevano ma che nessuno osava pronunciare: l'amore tra loro non è finito, è solo in pausa. Cosa accadrà ora? La nuova fidanzata risponderà all'affronto? Si dice che stia considerando di prendere le distanze per evitare di rimanere stritolata in un conflitto che non le appartiene. Si dice anche che Kerem voglia parlare con Ande per chiarire le cose una volta per tutte, forse in un incontro segreto lontano dalle telecamere. E alcuni insider, i più ottimisti, sostengono che una riconciliazione sia possibile, perché quando l'amore raggiunge questi livelli di intensità e dolore, non può essere ignorato per sempre. Voi cosa avreste fatto al posto di Ande? Avreste taciuto lasciando che la farsa continuasse, o avreste affrontato la realtà come ha fatto lei? È stato un gesto di protezione o di possesso? La linea è sottile, e questa notte Ande ci ha camminato sopra con i tacchi a spillo. Siamo giunti alla fine di questo racconto che ci ha lasciato tutti col fiato sospeso. La storia è tutt'altro che conclusa, anzi, ho la sensazione che sia appena iniziata a prendere forma. Noi di Gossip alla Turca continueremo a monitorare ogni sguardo, ogni post e ogni movimento di questo triangolo esplosivo. Se questo video vi ha emozionato, vi prego di lasciare un like e di farmi sapere la vostra opinione nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi e di considerare l'opzione abbonati per entrare nella nostra famiglia e supportare la verità. Grazie per essere stati con noi in questa notte di rivelazioni. Ci vediamo al prossimo video, dove la passione non dorme mai. A presto!